Ciao, domani, questo martedì, sì, domani, parteciperò all'evento che avrà al centro una relazione che Sandro Nannini farà a un gruppo di filosofi, scienziati, studenti e quant'altro, dal titolo La coscienza e l'io sono attività cerebrali? Riflessioni preliminari per un confronto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, di cui io curerò la diretta streaming e sarò parte in causa. Normalmente mi sarei messo lì e avrei fatto un contenuto preparatorio sulle tesi che Sandro proporrà, ma benché abbia un'idea abbastanza precisa su quanto lui sosterrà, avendo anche ricevuto questa mattina la sua presentazione, e benché io sappia già che mi troverò d'accordo con larga parte delle idee da lui rappresentate, mi è passato così per la mente che in questo caso mi andava di più di portare un attacco laterale alla visione cerebrocentrica, forzando un po' polemicamente una riflessione sul ruolo del resto del sistema neurologico in un gioco cognitivo rispetto all'idea di embodied cognition, cioè l'idea di per sé banale, come la vediamo io, Sandro e tanti altri, che non si possa ragionare del cervello come ente a sé, ma solo come parte del sistema corpo. Questo almeno finché non avremo un esempio effettivo reale di un cervello in una vasca che sia anche in grado di comunicare. Fino a quel momento, per aiutarmi in questa riflessione, in cui mi pongo giocosamente a una distanza intermedia tra una cognizione incarnata indifferenziata, che coinvolga tutto il corpo, e un'ancora più ingenua visione del cervello come mondo a sé. Mettendomi in questa prospettiva mi sono fatto generare una rappresentazione schematica, ma confido abbastanza precisa e completa, del sistema nervoso umano. Eccola qua. Dunque, in questo mio gioco, diciamo, di riflessione, vediamo che se spogliassimo un essere umano della pelle, dei muscoli, delle ossa, del tessuto adiposo e degli organi interni, ciò che rimarrebbe sarebbe questa struttura affascinante, complessa e vagamente aliena e inquietante. La figura appare come una specie di albero capovolto, una radice densa e compatta racchiusa nel cranio, un tronco che scende lungo la schiena e una fitta, inestricabile rete di ramificazione sempre più sottili che si spingono fino alle estremità più remote dello spazio fisico tipicamente occupato dal nostro corpo. Queste ramificazioni avvolgono ogni millimetro della nostra sagoma, andando alla ricerca di segnali dal mondo interno ed esterno al nostro corpo, costituiscono le nostre percezioni. Come si vede, la struttura del sistema nervoso ricapitola esattamente la forma del corpo che la ospita, come è più che lecito aspettarsi. Questo intrico di cablaggi organici, questo intreccio elettrochimico, non è semplicemente una parte di noi o uno strumento che utilizziamo. Quell'intrico siamo fattualmente noi. Per secoli la filosofia e per decenni poi le neuroscienze e anche la cultura popolare hanno abbracciato una visione che potremmo definire neurocentrica o più specificamente cerebrocentrica in questa nostra elucubrazione. In definitiva, anche questa, mi sembra, possa essere un'eredità indiretta del dualismo cartesiano, il quale separava in modo sostanziale la res cogitans, la sostanza pensante, la mente, dalla res extensa, la materia, il corpo meccanico. Da quell'idea sono derivate un'intera gamma di visioni dualiste, finanche, appunto, mi sembra di intravedere, l'idea radicata che l'essenza della persona, la coscienza, i ricordi, il libero arbitrio e il senso del sé risiedano, se non già nella sede misteriosa di una sostanza immateriale, appunto cartesianamente, quantomeno esclusivamente in quel chilo e mezzo di materia grigia e bianca chiamato encefalo. Il corpo, in questa visione riduzionista, è degradato a un ruolo subalterno. È solo un veicolo stupido, un complesso robot biologico guidato da un pilota intelligente racchiuso in una stanza dei bottoni, se non nella sola ghiandola pineale come intendeva Cartesio. Ma probabilmente, anzi direi certamente, non è proprio così e io voglio spingere la mia tesi, giocosamente sia chiaro, nell'affermare né solo cervello né inutile carne. Eh? Ribadisco, è solo un esercizio intellettuale. La vita, lo sappiamo bene, è sempre più complicata di ogni nostro modello e con questa consapevolezza vado avanti.
1. Il limite del cervello isolato e l'illusione del controllo. E quindi collocare la persona unicamente nel cervello appare non solo riduttivo, ma biologicamente e filosoficamente fuorviante, in potenza. Il celebre esperimento mentale del cervello in una vasca, formulato originariamente dal filosofo Hilary Putnam negli anni Ottanta, con scopi diversi da quelli che ci servono qui, ma comunque utile alla nostra rappresentazione, l'esperimento descrive, drammatizzando un po' le cose, un immaginario encefalo isolato, tenuto in vita artificialmente in un liquido nutritivo e collegato a un supercomputer capace di simulare una realtà virtuale perfetta. In questo scenario il computer invia ai tronconi dei nervi alla base del cervello, dove un tempo erano connessi i recettori neurali, impulsi elettrici identici a quelli che il cervello riceverebbe da un corpo reale, facendogli credere di camminare sotto il sole, di assaporare una mela o di conversare con un amico. La provocazione filosofica di Putnam, che, bene chiarirlo, aveva uno scopo autoconfutatorio, in polemica con la possibilità di uno scetticismo radicale sull'esistenza della realtà oggettiva, funziona però bene come immagine per portare avanti il nostro ragionamento. Questa prospettiva, seppur logicamente ineccepibile e anche narrativamente affascinante, tanto da aver ispirato opere di fantascienza per decenni, nasconde il fatto, secondo Putnam stesso e come più volte sottolineato da Antonio Damasio nei suoi saggi, a partire dal fondamentale L'errore di Cartesio, che una mente senza corpo non può essere una mente umana. In effetti riteniamo lecito teorizzare che il nostro cervello da solo è fattualmente isolato dal cosmo. Sappiamo per certo che esso non vede la luce, non sente il calore del sole, non percepisce il ruvido e il liscio, non prova dolore o piacere fisico, in linea generale. Insomma, è confinato nel buio assoluto e nel silenzio totale della scatola cranica. Ogni sensazione che costruisce la nostra realtà, ogni informazione che permette alla coscienza di orientarsi nello spazio e nel tempo esiste solo ed esclusivamente grazie al sistema nervoso periferico, legato ai sensi e alla propriocezione, cioè alla capacità del nostro sistema nervoso di percepire e riconoscere la posizione del nostro corpo nello spazio, così come lo stato di contrazione e il movimento dei nostri muscoli, anche senza il supporto della vista. Qui mi corre l'obbligo di segnalare che, come in altri punti del mio discorso, ho compiuto una semplificazione. Per dire, la retina non è anatomicamente catalogabile come sistema nervoso periferico, così come non lo è il midollo spinale. Perdonatemi, sono semplificazioni che mi tornano utili per la mia tesi contro il cerebrocentrismo, ma ovviamente da prendere con le pinze. Siete avvisati e non ci tornerò sopra. Quindi sono i recettori sulla punta delle dita, le terminazioni nervose libere nel derma, i recettori termici e i fusi neuromuscolari a fungere da traduttori universali. Convertono l'universo fisico fatto di fotoni, onde sonore, pressione meccanica e variazioni chimiche, nell'unica lingua che l'encefalo comprende, ovvero gli impulsi elettrochimici. La nostra vera interfaccia con il mondo non è il cervello, è l'estrema periferia del nostro sistema neurale. Senza la rete capillare, l'encefalo non avrebbe letteralmente nulla da pensare, scivolando in uno stato di deprivazione sensoriale che, come sembrano attestare alcuni esperimenti, come quelli condotti dallo psicologo Donald Hebb alla McGill University negli anni 50, porterebbe rapidamente la mente a frammentarsi, ad allucinare per riempire un vuoto insopportabile. Una prova di quanto il cervello si aspetti la presenza della sua periferia ci viene dalla sindrome dell'arto fantasma, ampiamente studiata dai neurologi. Quando una persona perde un braccio o una gamba, il cervello continua per lungo tempo a sentire la presenza dell'arto mancante, provando persino un dolore lancinante in una mano che fisicamente non esiste più. Questo accade perché la mappa neurale della persona si estende intrinsecamente per tutto il corpo. Amputare la periferia significa lasciare una parte dell'identità neurale priva del suo ancoraggio fisico. 2. Il corpo come hardware sostituibile e il paradosso di Teseo. Se accettiamo che ogni nostra interazione, sentimento, percezione e reazione fisiologica non sia altro che un vertiginoso flusso di informazioni codificate in pattern elettrochimici che viaggiano lungo questa rete nervosa, si fa strada un'ipotesi provocatoria. Dal punto di vista strettamente neurologico, muscoli, ossa, cuore, polmoni e fegato potrebbero essere considerati accessori. Sono certamente organi vitali, ma il loro scopo è squisitamente servile. Fungono da sistema di supporto vitale per nutrire
il sistema neurale e da attuatori meccanici per permettergli di manipolare l'ambiente. In linea di principio potrebbero essere quindi sostituibili dandoci la prospettiva intermedia di cui parlavo, tra il cerebrocentrismo e un embodiment grossolano, una sorta di neurocentrismo. Un'ipotesi. Per esplorare la possibilità che non tutto il corpo sia vitale per la cognizione, prendiamo dunque in considerazione una versione biologica del paradosso della nave di Teseo. La domanda è: se sostituiamo progressivamente ogni asse di legno della nave, alla fine essa rimane sempre la stessa nave? E quindi, analogamente, se sostituissimo parti del nostro corpo biologico con equivalenti elettromeccanici, senza toccare il sistema nervoso, resteremo sempre noi stessi? Questa in definitiva potrebbe rimanere una pura speculazione fantascientifica ancora per poco e divenire una realtà indagabile dalle moderne ricerche sulle interfacce neurali dirette, le Brain Computer Interfaces. I pionieristici esperimenti di Miguel Nicolis alla Duke University sembrano dimostrare, la cautela è d'obbligo ovviamente, che il cervello è così straordinariamente plastico da poter espandere la nostra propriocezione includendo oggetti esterni, dunque estendendo la nostra identità ad apparati inizialmente estranei come arti artificiali, forse anche altro. Nelle sue ricerche, in particolare il Walk Again Project, primati e poi pazienti umani paralizzati hanno imparato a controllare avatar digitali o esoscheletri robotici complessi usando solo l'attività cerebrale. A documentare storicamente questa incredibile affermazione c'è la celebre dimostrazione ai mondiali di calcio del 2014 in Brasile, dove un giovane paziente paraplegico diede il calcio d'inizio usando un esoscheletro controllato dal pensiero, oltre al successivo studio pubblicato su Scientific Reports nel 2016 che ha certificato parziali recuperi neurologici e motori proprio in questi pazienti. Gradualmente, insomma, il cervello assimila l'arto bionico come se fosse una naturale estensione del corpo, a quanto pare. Inoltre ricercatori come il compianto Sliman Benzamaya dell'Università di Chicago hanno compiuto passi da gigante nelle neuroprotesi tattili bidirezionali, collegando dita bioniche ai nervi amputati periferici, residui di pazienti amputati. E stimolandoli con il giusto pattern elettrico sono riusciti a ricreare sensazioni come la pressione e la vibrazione. Questo ci dice che se il segnale che risale lungo il nervo mediano fino al midollo spinale è corretto e coerente, l'esperienza soggettiva, sto stringendo una tazza, un telefono, rimane inalterata, sia che l'arto che compie l'azione sia fatto di carne, tendini e sangue, sia che sia composto di titanio, silicio e Kevlar. Già negli anni 60 il pioniere Paul Bach-Irita inventò la sostituzione sensoriale, permettendo a persone non vedenti di vedere tramite una matrice di piccoli aghi vibranti appoggiati alla schiena o sulla lingua, i quali traducevano le immagini di una telecamera in sensazioni tattili. Il cervello umano reimparava a interpretare quegli impulsi tattili come spazio visivo. Queste esperienze confermano che benché la carne sia il nostro supporto vitale e il nostro meraviglioso veicolo attuale, modellato dall'evoluzione, la percezione dell'identità soggettiva è scritta unicamente nei circuiti del sistema neurale stesso. Questo ci porta a una precisazione fondamentale del concetto di embodiment, cioè la cognizione incarnata, così largamente discusso nelle scienze cognitive. Quando affermiamo che la mente ha bisogno di un corpo, questa prospettiva ci impone di superare una visione generica e materiale della biologia. L'incarnazione della mente non sembra risiedere semplicemente nell'avere un peso dei muscoli, delle ossa e del sangue, risiede in modo specifico ed esclusivo nell'apparato neurale che quel corpo ospita e sostiene. Il corpo fisico è la complessa impalcatura vitale necessaria per dislocare i recettori nello spazio, per muoverli e per nutrirli, ma il vero soggetto dell'interazione con il mondo è la rete nervosa periferica in esso innervata. Noi non pensiamo con la carne, ma pensiamo prima di tutto col nostro cervello ovviamente e poi con la sterminata foresta di neuroni periferici e recettori che la carne protegge. L'embodiment, in sintesi, è prima di tutto un fenomeno neurale esteso. La nostra mente arriva esattamente fin dove si spingono le ramificazioni tattili e sensoriali del nostro sistema nervoso. 3. Una questione di numeri, edge computing e microcomputer biologici.
Ma perché insistere sull'intero sistema nervoso e non limitarsi alla sola centralina nella testa o pacificamente accettare tutto il corpo come sistema unitario? Banalmente perché porsi delle domande non è mai superfluo. E qui ci stiamo domandando in che modo mettere in relazione l'artificiale con il naturale e vedremo che un po' c'entra questa mia riflessione. Dobbiamo chiederci, per esempio, se noi stiamo forse spostando il centro dell'identità in modo artificioso. Vediamo andando avanti che per interpretare la cosa abbiamo bisogno di un po' di numeri che ci possono fornire una traccia della verità se interpretati con la giusta lente. Grazie ai recenti metodi di conteggio cellulare sviluppati dalla neuroscienziata Susanna Herculano-Usel, oggi sappiamo che l'encefalo umano contiene non 100 miliardi, come si dice di solito, ma in media 86 miliardi di neuroni, di cui ben 69 miliardi condensati nel cervelletto per la coordinazione fine e dunque non direttamente coinvolti dalle funzioni della corteccia prefrontale. Se valutassimo la capacità computazionale basandoci puramente sul conteggio cellulare grezzo, la percentuale imputabile al sistema nervoso periferico sembrerebbe più o meno irrisoria, rappresentando meno dell'1% del totale della nostra dotazione neuronale. Tuttavia, misurare l'intelligenza e l'importanza di questa rete periferica solo guardando i numeri assoluti è fuorviante, quanto giudicare l'importanza di un organo dal suo mero peso. A rafforzare l'idea che non servano dotazioni neurali colossali per produrre calcoli incredibilmente complessi, ci aiutano gli studi sui cosiddetti cervelli in miniatura. Il neuroscienziato Giorgio Vallortigara ha ampiamente dimostrato come creature dotate di un numero minuscolo di neuroni, come le api, che ne possiedono circa 1 milione, per fare un paragone, pensiamo che quelli che noi abbiamo nel nostro intestino sono approssimativamente 500 milioni, queste piccole dotazioni neurali sono in grado di svolgere compiti cognitivi anche inaspettatamente complessi. Un'ape sa estrarre regole astratte, riconoscere forme geometriche e visi umani, padroneggiare una complessa navigazione spaziale, comunicandole anche alle compagne tramite la loro danza. E riescono perfino a elaborare il concetto matematico di zero, distinguendo l'assenza di quantità da una quantità minore, come emerso dalle ricerche di Scarlett, Howard e altri. La lezione di Vallortigara e degli altri studiosi di questi piccoli cervelli è fondamentale. L'efficienza computazionale non dipende certamente dal volume dell'encefalo o dai suoi analoghi, né semplicemente dalla massa neuronale, ma dalla precisione dell'architettura e dalla specializzazione dei circuiti. Questo ci conferma che l'ipotesi che i pochi milioni di neuroni sparsi nei nostri gangli periferici non siano affatto trascurabili cavi di trasmissione, ma che operino come una rete di calcolo distribuita, di cui ogni parte ha formidabili capacità computazionali estremamente specializzate, non è affatto un'ipotesi campata in aria. Se usiamo un'analogia informatica moderna, il sistema nervoso periferico funziona come una vastissima e sofisticata rete di edge computing, calcolo periferico, svolgendo un lavoro qualitativo di inestimabile valore che si articola su più livelli interconnessi. In primo luogo, c'è una fondamentale compressione dei dati e un'opera preliminare di filtraggio delle informazioni grezze. In ogni secondo i nostri recettori cutanei, termici, pressori, sommati ai sensi maggiori, diciamo, ai sensi propriamente detti, inondano il sistema nervoso centrale con un flusso stimato in circa 11 milioni di bit di informazione. Questo secondo i calcoli del neurofisiologo Manfred Zimmermann, che stima in circa 1 milione di bit al secondo il solo traffico tattile. Come ad esempio la sensazione costante dei vestiti sulla pelle o la banale pressione dell'aria circostante. Basti pensare che la nostra coscienza, si è stimato, riesce a elaborare a malapena tra i 10 e i 50 bit al secondo. Se tutto questo immane flusso di informazioni non venisse filtrato, l'encefalo andrebbe incontro a un collasso per sovraccarico cognitivo. La periferia del sistema esegue invece una computazione vitale chiamata adattamento sensoriale. Analizza il segnale in loco, decide cosa è costante e irrilevante e invia al vertice direzionale, chiamiamolo così, solo le novità o i segnali di allarme. Si tratta di un vero e proprio capolavoro di compressione algoritmica decentralizzata. Oltre a fungere da sofisticato filtro, però, questa rete periferica agisce attivamente tramite circuiti locali e arcoriflessi. I gangli autonomi non si limitano a fare da ponte passivo, ma gestiscono localmente decisioni di sopravvivenza critiche e repentine. Per dire, se toccate inavvertitamente una piastra rovente, la vostra mano si ritrae,
ben prima che il cervello abbia registrato coscientemente lo stimolo del dolore. Questo meccanismo vitale si innesca perché i sensori inviano il segnale di pericolo al midollo spinale, il quale possiede un circuito riflesso in grado di elaborare l'informazione e inviare immediatamente un comando motorio ai muscoli del braccio. La corteccia cerebrale viene informata solo a cose fatte, dimostrando chiaramente come la nostra incolumità, quantomeno, dipende da questa intelligenza locale che non richiede la lenta approvazione del quartier generale. Infine, l'esempio forse più eclatante di cognizione periferica si trova nel nostro addome, con l'autonomia del cosiddetto secondo cervello. Il tratto gastrointestinale ospita, come già accennato, una rete di circa mezzo miliardo di neuroni. E come ha svelato il neurogastroenterologo della Columbia University Michael Gerson, autore del celebre saggio Il secondo cervello del 1998, il sistema nervoso enterico è largamente indipendente, gestisce la colossale e complessa coreografia meccanica e chimica della digestione in totale autonomia. Insomma, una vera e propria succursale cognitiva nella pancia. 4. L'estremo evolutivo, la lezione aliena del polpo. Per comprendere appieno l'eleganza biologica e il senso profondo di questa strategia elaborativa distribuita, è illuminante guardare a un altro ramo dell'albero della vita, separato da noi da centinaia di milioni di anni di evoluzione. Come descritto dal filosofo della scienza del subacqueo Peter Gottfried Smith nel suo saggio Altre menti, il polpo rappresenta il trionfo assoluto dell'intelligenza decentralizzata. Dei circa 500 milioni di neuroni di un polpo, un numero che ricorre evidentemente nel discorso che stiamo facendo, ben 2/3 non si trovano nella testa, ma sono distribuiti lungo i suoi 8 tentacoli. L'architettura neurale del polpo sfugge alla nostra concezione gerarchica. Ogni braccio è governato da una propria complessa rete di gangli nervosi ed è in grado di elaborare autonomamente enormi quantità di informazioni tattili e chimiche. I polpi assaporano di fatto letteralmente ciò che toccano con le centinaia di ventose dei loro tentacoli e sono capaci di coordinare movimenti geometricamente impossibili per esseri dotati di scheletro rigido e di un sistema centralizzato. Quando un polpo va a caccia, l'interazione tra il centro e la periferia è sbalorditiva. Il cervello centrale impartisce solo un comando strategico generale, simile a un generale, appunto, a un ufficiale che dice esplora quella fessura o cattura quel granchio. E da quel momento è il tentacolo stesso a pensare a livello tattico, valuta la conformazione della roccia, gira gli ostacoli, gestisce la contrazione di migliaia di fibre muscolari, senza bisogno che il cervello coordini ogni micromovimento. Se un tentacolo viene reciso, continuerà per breve tempo a muoversi, reagire agli stimoli e cercherà perfino di afferrare il cibo per portarlo verso un corpo che non c'è più. Il polpo ci dimostra un principio importante. Delegare l'intelligenza alla periferia non è, almeno nel suo caso ovviamente, un ripiego, ma una strategia sofisticata e vincente per interfacciarsi con il mondo, con l'ignoto. E anche se in misura molto diversa, anche noi umani e tutti gli altri animali ci affidiamo a questa intelligenza periferica per riuscire a navigare fluidamente e in modo relativamente sicuro nel mondo materiale. 5. L'io diffuso e la rivoluzione della cognizione incarnata. Tornando all'immagine di partenza di quell'albero neurale denudato, diventa inequivocabilmente chiaro che l'approccio puramente cerebrocentrico è una lente deformante, un retaggio di un dualismo che la biologia e il principio di parsimonia respingono. Noi non siamo semplicemente una noce di tessuto pensante racchiusa passivamente in un buio guscio d'osso. Questo mutamento di prospettiva è il cuore, come abbiamo già detto, della teoria della cognizione incarnata, l'embodied cognition, che ovviamente non è una teoria unitaria, ma è una gamma di teorie. Comunque, l'embodied cognition, sostenuta da biologi, psicologi e filosofi della mente, pionieri come Francisco Varela, per esempio, è una teoria che ribalta l'idea del corpo come mero esecutore. L'embodied cognition afferma che la mente umana non è limitata al cervello, ma è intrinsecamente plasmata, strutturata e limitata dal tipo di corpo fisico in cui è incarnata. Il modo in cui pensiamo, proviamo emozioni e concettualizziamo idee astratte dipende dalle interazioni motorie e sensoriali della nostra periferia. Tuttavia, nell'ipotesi che qui ho deciso di sostenere, è cruciale tracciare una linea di demarcazione netta tra visione classica generale dell'embodied cognition e quella dell'incarnazione neurale che sto esplorando un po' per gioco e un po' no. Nell'approccio, diciamo, classico, l'intera biologia, il peso delle ossa, la composizione del sangue, le dinamiche ormonali
o la specifica biomeccanica dei muscoli può essere considerata parte integrante e costitutiva della mente. La nostra prospettiva di oggi invece opera una riduzione chirurgica. La mente ha assolutamente bisogno di un corpo per esistere e per formarsi, ma il vero unico soggetto di questa incarnazione è la rete neurale stessa. La carne in sé non pensa e non prova emozione ed è in linea di principio sostituibile, e qui veniamo alla questione del rapporto tra artificiale e naturale. È la sterminata foresta di neuroni periferici e di recettori ospitata da quella carne a pensare. Le conseguenze filosofiche e pratiche di questo slittamento concettuale mi sembrano almeno potenzialmente interessanti. Se accettiamo infatti che la nostra identità e il nostro senso dell'io coincidano strettamente con l'hardware neurale globale, apriamo la porta a scenari scientifici e postumani interessanti, se non straordinari. Significa che l'identità smette di essere irrimediabilmente legata alla fragile biologia degli organi periferici e diventa una questione di continuità elettrochimica e di fedeltà all'interfaccia. In un futuro tecnologicamente maturo, insomma, potremmo letteralmente sostituire il nostro scafandro biologico con uno sintetico, meccanico, digitale, virtuale, senza per questo perdere la nostra umanità, a patto di preservare intatto o mappare e riprodurre fedelmente su un altro sostrato quell'albero nervoso che ci definisce. La vera morte dell'individuo in quest'ottica, ripensando alla nostra somiglianza con la nave di Teseo, non coincide con l'arresto cardiaco, ma con la disgregazione di tutta la rete, dal cervello alle dotazioni neurali periferiche. Il nostro senso intrinseco di esistere, quella sensazione continua di esserci, non è un'astrazione generata ex novo da qualche algoritmo nel lobo frontale. Essa emerge momento per momento dal coro continuo di dolori e sensazioni, sussurrato e incessante di milioni di ricettori spaziali, muscolari e tendini che inviano il loro segnale ritmico lungo i nervi periferici fino ad arrivare alla sinfonia globale della coscienza, frutto dell'integrazione di un sistema di calcolo elettrochimico enormemente complesso, con forti specializzazioni e concentrazioni unite a funzioni distribuite. Insomma, noi siamo, in ogni nostro respiro, in ogni nostro gesto, il nostro intero sistema neurale. Tutto il resto, le robuste leve delle ossa, l'elasticità contrattile dei muscoli, il sangue ossigenato, è un meraviglioso e complesso e per ora indispensabile scafandro da palombaro. È una macchina della sopravvivenza perfezionata in miliardi di anni di evoluzione e progettata, anche se non in modo così accurato come pensano in molti, nei dettagli per permettere a quel sensibile, vulnerabile, straordinario albero di nervi di camminare sulla terra, nutrirsi, accarezzare i propri simili, costruire civiltà ed esplorare i misteri del mondo. Alla luce di tutto questo, la sede dell'identità, della mente e della coscienza non può essere ridotta a un punto preciso nascosto dietro la fronte. Essa è fluida, estesa e pulsante in questa prospettiva e risiede nell'intera rete, in un continuum ininterrotto che parte dalle pieghe complesse della corteccia cerebrale, scorre lungo il midollo spinale e si propaga verso l'esterno fino a terminare nell'ultimo microscopico e meraviglioso recettore tattile nascosto nella punta del nostro hallux. Vi lascio con un'altra immagine che mi sono anche questa fatta generare, una mappatura cromatica della densità neuronale del corpo umano, che se osservata attentamente ci dà una rappresentazione ancora più suggestiva del discorso che abbiamo fatto. Confido che sia minimamente attendibile, ma se ne trovate qualcuna migliore mi farete un grande piacere nel segnalarmela nei commenti. Ecco quindi la mappa della densità neuronale. Vedete come i colori ci mostrano dove e come i nostri neuroni si aggregano e si infittiscono. Bene, mi è piaciuto ragionare di questa ipotesi neurocentrica e mi aspetto tutte le obiezioni del caso. Alcune le ho anticipate, come avete visto, altre le ho considerate e non affrontate per non dilungarmi troppo. In ogni caso, adesso mi sento più pronto ad affrontare l'imminente dibattito che sarà suscitato dalla relazione di Sandro Nannini e che vi invito a seguire in live all'indirizzo che vi lascio in sovraimpressione e in descrizione. Sperando quindi di aver suscitato qualche riflessione su tutte le cose di cui abbiamo parlato, vi rinnovo l'invito a partecipare all'evento di domani. Trovate la locandina, vi lascio un link. Al termine del quale dovrebbe esservi anche l'atto fondativo di un gruppo permanente di filosofi e pensatori radunati intorno al progetto di Episteme.
vedremo. Vediamo anche come se una prospettiva di calcolo distribuito della mente può aiutarci a ragionare sul rapporto tra intelligenze animali, naturali, come la nostra, e intelligenze artificiali e il rapporto con la fisicità, che hanno o non hanno queste intelligenze. E vabbè, ora mi sto un po' intortando e quindi così basta. Adesso vi saluto ricordandovi di mettere like, commentare assolutamente e di seguirci domani in diretta. Intanto vi saluto. Ciao, 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 ciao.